Inter-Genoa 2-1, il giorno dopo si gode tanto perché dall'alto del nostro più 15 in classifica li guardiamo chiacchierare e dimenarsi cercando di macchiare il cammino straordinario che sta facendo questa nostra Inter. Stanno cercando di attaccarsi alle discussioni da bar e da VAR, viene un po' da dire, gli episodi, gli arbitri, pur di non riconoscere qualcosa che è oggettivo oggi, è fattuale. Oggi, in questo preciso momento, l'Inter è la miglior squadra in Europa, in assoluto. Attenzione, lo specifico subito, non significa questo che è la più forte di tutti in assoluto, che vincerà tutto, ma numeri, vittorie, classifica, punti di distacco sulle avversarie, gol fatti, gol subiti, qualsiasi cosa dice che in questo momento non c'è nessuno come l'Inter in giro per l'Europa e questo è assolutamente oggettivo. E anche qui attenzione perché come diciamo da settimane, l'Inter è a questo livello per il lavoro che hanno fatto tutti quanti, dalla squadra alla dirigenza, passando per l'allenatore Simone Inzaghi, che devo ammettere mi ha gasato un bel po', mi ha gasato un bel po' nel post partita quando ha sverniciato Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, di fatto perché il riferimento nelle dichiarazioni di Inzaghi è ovviamente a Sandro Sabatini che aveva detto durante pressing che il rendimento dipende dal materiale umano che ha una squadra, quindi non mette in discussione il lavoro di Inzaghi, però Verstappen, pilota di Formula 1, ecco, anche se lavora 5 minuti in meno, il Gran Premio lo vince lo stesso. Come a dire che l'Inter è talmente più forte che è scontato che vinca. Curioso, lo dica lo stesso Sabatini, che ad agosto metteva l'Inter quinta in campionato nelle sue previsioni. Quindi bravissimo Inzaghi che ha fulminato un pochino tutti dicendo che lui guarda tutto, ascolta tutto e dice che adesso ci paragonano alla Red Bull, ma ad agosto non avevamo la Red Bull e lo siamo diventati appunto nel passare dei mesi con il lavoro e grazie appunto al lavoro che è stato fatto con questa squadra e con i tifosi che Inzaghi cita sempre. Bravo Inzaghi, allora adesso però aggiungiamo anche un paio di spunti allora che sono emersi da questo Inter Genoa e ne parliamo in questo nuovo episodio. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno. Poi siamo in diretta alle 19:30 e leggiamo i vostri commenti, quindi mi raccomando clic sul tasto iscriviti. E parliamo di Inter Genoa, come detto, una partita che l'Inter porta a casa con qualche difficoltà in più rispetto a quello a cui siamo abituati. Questo è vero e questo devo dire che ha anche scatenato subito un po' di quelle discussioni che da qualche tempo erano finite in soffitta inevitabilmente. Discussioni che francamente non comprendo. Arrivi da 4 partite consecutive in cui hai segnato 4 gol, in campionato ovviamente mi riferisco 3-4-0 consecutivi in Serie A, più tutti gli altri numeri che conoscete che non sto qui a ripetere. Fosse la terza partita consecutiva in cui hai delle difficoltà o un periodo in cui non arrivano risultati o vedi dei segnali preoccupanti, potrei anche capire. Ma in questa gara quali sono effettivamente le note negative e le note positive? Parto da quelle negative e personalmente ho visto un po' di stanchezza generale, quello sì, un po' di stanchezza a livello di squadra. Mi sembra quella col Genoa era la quinta partita, se non vado errato, in 16 giorni, quindi era l'ultima gara di un ciclo bello intenso in cui tra l'altro l'Inter ha avuto anche diversi infortuni, perché Çalhanoğlu, Thuram, Acerbi, i problemi di Frattesi, le risorse in panchina sono venute un pochino a mancare e hai dovuto fare affidamento un po' quasi sempre sugli stessi o comunque hai avuto meno possibilità di rotazioni. Quindi un po' di stanchezza francamente mi sembra fisiologica, soprattutto dopo una partita come quella con l'Atalanta, per esempio, in cui comunque si è speso tanto, perché è stata una partita veramente tosta a livello anche fisico. Poi posso sottolineare un atteggiamento, magari in alcuni momenti della partita, soprattutto un po' meno feroce del solito anche all'inizio, e quindi questo si è tradotto in un po' di lentezza nella ricerca di quei varchi e degli spazi per far male a questo Genoa, quindi qualche difficoltà in più da questo punto di vista. Ho visto qualche disattenzione, qualche errore in alcuni singoli e in generale una fase difensiva con qualche sbandamento e qualche sbavatura in più del solito. Dumfries per me a destra male, non bene, come era accaduto anche a Lecce. Pavard non ai suoi livelli, quindi già la parte destra un pochino più in difficoltà. E forse mi viene da dire, stavo pensando un po', rivivendo un pochino tutta la partita,
qualche difficoltà anche nel gestire il solo gol di vantaggio. Quando la partita si è riaperta, qualche difficoltà un pochino si è vista, ma pure lì le occasioni l'Inter per chiudere la partita le ha avute, le ha create e questi segnali comunque sono tutte cose secondo me collegate tra loro, la stanchezza, gli infortuni, l'atteggiamento, son tutti discorsi molto collegati. Dall'altro lato invece le cose positive, ce ne sono diverse, o almeno io ne ho viste diverse in questa partita, a partire al di là del risultato comunque, che è sempre positivo, ma ehm, a proposito di questo, nonostante queste difficoltà che ho elencato, l'Inter ha vinto e anche nell'anno dello scudetto di Conte, tra l'altro, se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui a questo punto della stagione più o meno le vittorie cominciavano a diventare veramente pesanti, lo dicevamo, e sono arrivate diverse vittorie pesanti in una maniera simile, anche se poi quest'Inter è comunque diversa ovviamente. Ma soprattutto se di fronte ti trovi ad avere un avversario molto ben organizzato come questo Genoa, delle difficoltà in più secondo me si possono avere e io questo risultato quindi lo esalterei anche un attimino di più, anche perché io ne ho parlato prima della partita, durante e subito dopo. Qua sembra che siccome un avversario ha molti meno punti di te in classifica, allora devi batterlo per forza 4-0. Per fortuna il calcio non è così, per fortuna il calcio non è questo, il Genoa è una squadra molto ben organizzata, è una squadra che ha delle caratteristiche con cui ci crea dei problemi, come lo è stata per esempio la Real Sociedad in entrambe le partite di Champions, come lo è stato il Bologna nella partita di campionato e poi quella in Coppa Italia e vediamo come va sabato poi nella prossima sfida in cui li affrontiamo e sarà veramente una bella insidia. Lo era stato il Genoa anche all'andata il 29 dicembre, lo è stato di nuovo adesso in questa partita a San Siro e ecco, riuscire a battere quindi anche questo tipo di avversario che veniva ad affrontarti con la mente sgombra perché non ha particolari obiettivi da raggiungere e un avversario che tatticamente ti crea dei problemi, anche questa secondo me deve essere inserita tra le buone notizie di questa partita. Tra le quali metto anche Alexis Sanchez, per esempio, la prestazione che fa Alexis, gol e assist, ormai secondo me certifica che lui ha accettato questo ruolo da, chiamiamolo comprimario, comunque di alternativo ai titolari, lo interpreta in una maniera che è molto utile poi per tutta la squadra ed è una maniera che sta riaprendo anche delle discussioni, ho visto in queste ore, sul possibile rinnovo, ma ne parleremo a parte. Una maniera in cui si sta ponendo molto bene anche Christian Aslani, che anzi era alla terza partita di fila da titolare, sostituendo Çalhanoğlu infortunato e finora non ha fatto rimpiangere Çalhanoğlu, secondo me. Ha dimostrato anzi quello che si dice da tempo, che se ha la possibilità di giocare e di farlo con continuità, partita dopo partita, secondo me è cresciuto. C'è qualche sbavatura, secondo me un secondo tempo un po' in calo per il centrocampista albanese, c'è l'errorino su una palla sanguinosa perso a centrocampo, però è stata un'altra prestazione di crescita per il giocatore e dico ancora una volta bravo ad Inzaghi in questo caso perché nell'intervista post partita parla molto della squadra, della prestazione di squadra e di gruppo, ma parlando dei singoli si sbilancia solo su Aslani, gli fa un bel complimento e lo esalta come singolo, è un bel segnale secondo me di come lo sta curando, ci sta lavorando bene e le risposte adesso anche su Aslani stanno arrivando. Questo significa che nel momento più importante della stagione in cui puoi chiudere lo scudetto e puoi sognare in grande anche in Champions League, si è riusciti ad allungare la rosa e quindi adesso diciamo che torneranno anche altri elementi importanti, hai anche più elementi da cui attingere per la tua squadra, perché si è rivisto Thuram che ha dato subito grandi segnali, Acerbi è tornato, Frattesi c'è stato un attimino in cui si è scaldato, poi si è rimesso seduto, ci hanno detto che non si è sentito sicurissimo di poter scendere in campo, quindi dopo il problema muscolare si è preferito non rischiare, ma all'Inter dicono che non ci sono infortuni, non sono previsti esami, per cui contro il Bologna ci sarà e ci sarà con ogni probabilità anche Çalhanoğlu, quindi ci si ripresenta a questo momento così importante al gran completo con una situazione di classifica che ormai lascia veramente poco spazio alle scaramanzie, perché 15 punti di vantaggio sulla Juventus e 16 sul Milan vuol dire che possiamo fare 4 sconfitte e un pareggio e la Juventus dovrebbe vincerle tutte, oppure 5 sconfitte per farci rimontare dal Milan. Io ricordo che l'Inter dopo il pareggio col Benfica l'anno scorso al ritorno dei quarti di finale di Champions, era il 19 aprile, ha giocato 52 partite di cui ne ha vinte 41, 7 pareggiate e ne ha perse soltanto 4 in totale, di cui una ai supplementari in Coppa Italia
e pensare di perdere più partite in 2 mesi che in 1 anno intero è chiaramente poco probabile, anche se non impossibile, però è, poco probabile. Quindi per vincere lo scudetto aritmeticamente all'Inter ora bastano 19 punti in 11 giornate, possiamo cominciare un pochino questo conto alla rovescia. Con questa quota qua nessun avversario può più raggiungere l'Inter in classifica. 19 punti sono 6 vittorie e un pareggio sostanzialmente, da qui alle prossime gare. Il derby col Milan cade nel 21 aprile, sarà la sesta partita a partire da oggi in campionato, quindi se l'Inter continua a fare questo filotto, continua ad andare così, è possibile, è plausibile pensare che il Milan e la Juventus comunque qualche punto lo perdano per strada e dunque la possibilità di chiudere lo scudetto proprio al derby del 21 aprile effettivamente non è così remota in questo momento, anzi è uno scenario da tener d'occhio. Detto che poi la settimana successiva si affrontano Juventus e Milan, quindi anche lì qualche punto lo perderanno inevitabilmente. Per cui niente scaramanzie, l'obiettivo lo intravediamo lì all'orizzonte, bisogna andarlo a prendere adesso. Sabato però prima c'è una trasferta molto insidiosa a Bologna, prima di volare a Madrid, dove sarà una battaglia tostissima in questo ritorno degli ottavi di finale di Champions. L'Inter parte in vantaggio dopo la vittoria dell'andata per 1-0, ma è un turno secondo me ancora molto aperto, quindi sarà veramente tosta. Prepariamoci bene, con umiltà, con compattezza, possiamo farcela e poi saremo in dovere di segnare in grande, di sognare in grande, saremo in dovere di sognare in grande, come dico da tempo, ma non facciamoci ingannare da chi dice che adesso l'Inter è in dovere di vincere la Champions, perché non sanno veramente quello che dicono, perché sono dei discorsi con cui devo dire, purtroppo anche tanti tifosi interisti ogni tanto stanno andando dietro, si stanno facendo un pochino condizionare anche da quello che dicono gli altri. Non siamo in dovere di vincere la Champions, come non eravamo in dovere di vincere questo scudetto, però se facciamo bene con l'Atletico siamo in dovere di sognare, perché questa squadra ci sta facendo veramente sognare, oltre ad ottenere grandi, grandi risultati. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, quali note avete raccolto da questa sfida, sia in negativo che in positivo, che possiamo analizzare, le commenteremo poi nella diretta delle 19:30. Vi lascio ricordandovi ovviamente che continueremo ad analizzare la partita e tutti gli argomenti caldi del momento nel nostro club su www.passioninter.club. Se vi va di entrare a far parte della nostra grande community, trovate il link anche in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.